Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le energie predestinate per il mese di settembre 2025. Ragazzi, abbiamo la morte. Sono molto interessanti questi tarocchi in quanto a raffigurazioni e ricorda un po' la musica rock, c'è scritto la musica un po', come vi posso dire, dei ribelli mi viene da dire. È come se ci fosse un'energia di chiusura di un certo stato in quanto ribellione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, c'è il link al seminario di approfondimento Tarocchi e Karma e c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese. Allora ragazzi, partiamo con un 3 di pentacoli, la regina di coppe, abbiamo l'imperatore, un 2 di bastoni, un re di spade, abbiamo il mago, un 2 di pentacoli e la giustizia. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo un attimo di capire qual è il movimento generale del mese. Tenete presente che potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i singoli settori, quindi l'amore, il lavoro e via dicendo. Allora, partiamo da questo 3 di pentacoli. 3 di pentacoli di solito è una carta che parla di collaborazioni e di piccoli gruppi. Qui abbiamo un 9 di bastoni e un 2 di coppe. Sento come se fosse può essere una collaborazione in disarmonia. Potrebbe anche essere un qualche gruppo non lavorativo, ma piuttosto di amicizia anche. Andiamo a vedere la regina di coppe. Re di pentacoli e giudizio. Qui ci potrebbe essere o un mediatore a questa situazione o potrebbe anche essere come con la carta del giudizio un'idea che arriva per riuscire a gestire al meglio questa situazione che presenta una disarmonia. Andiamo a vedere l'imperatore. Può essere una situazione perché c'è un 3 di pentacoli, ma anche una relazione, considerato il 2 di coppe. Andiamo a vedere l'imperatore. 10 di bastoni e 10 di pentacoli, ragazzi. Beh, devo dire che secondo me qualche aspettativa potrebbe essere lasciata indietro grazie a questa illuminazione e si ritrova un po' come l'equilibrio del gruppo. L'imperatore è colui che si fa da sé. Nei tarocchi di Osho è rappresentato come il ribelle, viene chiamato, e qui arriviamo un po' a quello che ho visto io prima con questa carta, con la carta della morte.
e poi fa vedere come delle catene che si spezzano, perché l'imperatore è colui che crea le proprie regole e secondo me qui di regole si andrà a parlare perché abbiamo sia l'imperatore che la giustizia. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 4 di coppe e 3 di spade. Io credo che qualcuno potrà lasciarsi indietro, questo 10 di bastoni potrebbe fare riferimento alle aspettative, come ho detto prima, ma anche a delle cose che si sono viste, che si sono venute a sapere, che ci sono state dette e che per certi versi è un po' come il ok, faccio finta di non saperlo, oppure considerato che lo so, affronto la situazione, perché con un 3 di spade, vi dico, potrebbe esserci qualche delusione in vista. Mm. Andiamo a vedere il re di spade. La torre. E un 4 di bastoni. Datemi una carta per la torre. Sì, carro e asso di bastoni. Ragazzi, sembra quasi che ci sia come un prima e un dopo. E effettivamente anche qui avete la morte, come se ci fosse la chiusura di un capitolo. Può essere un capitolo lavorativo o una relazione, come vi ho detto prima, ma che comunque dà il passo a qualche cosa di nuovo. Qui abbiamo un carro e un asso di bastoni che sono il muoversi verso un'azione con un'intenzione. Abbiamo poi anche di nuovo la carta del mago, che è un'altra carta di nuovi inizi. 8 di bastoni. Ho la sensazione che qualcuno smetterà di tenere la testa bassa. È per quello che lo sentivo tanto come una ribellione, questa morte, come un ok, adesso basta essere trattato così, basta X cosa, come se arrivaste a un punto di stufaggine, un punto di, di, mm, di non ritorno. Allora il mago è spiegato da un 8 di bastoni, un asso di coppe, quindi un altro asso, e un 2 di pentacoli che si ripete perché avete già qui. Ehm, io credo che le cose che potrebbero iniziare saranno diverse, non lo so, è come se ci fosse una sorta di cambio un po' a 360 gradi. Per qualcuno riguarda solo la relazione affettiva, per qualcun altro è una questione di un progetto, una collaborazione, magari riguarda proprio il lavoro. Per qualcun altro sono più cose allo stesso tempo, ma state tranquilli perché avete la giustizia a fine periodo. Quindi sento che è come se andaste verso il riequilibrio, quello che qui all'inizio era disequilibrato, attraverso questa pulizia, se vogliamo, queste nuove intenzioni e la rottura dei vecchi schemi di comportamento con questa torre, si arriva poi all'equilibrio. Tenete presente che la carta della giustizia è collegata alla legge di compensazione, quindi tanto vi è stato tolto, tanto vi verrà dato. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 6 di bastoni, 6 di spade e un altro asso di pentacoli, ragazzi. Tanti nuovi inizi. C'è proprio una trasformazione, secondo me, vi dico, per molti è su diversi livelli. Per qualcun altro è proprio una questione di migliorare il proprio stato di vita, di lasciarsi indietro certe titubanze, certe indecisioni. Qui abbiamo anche un 6 di spade, quindi certe credenze limitanti. Andiamo a vedere la giustizia, perché se fosse una questione lavorativa, sento che qualcuno potrebbe dire basta, adesso si fa a modo mio, e c'è come non sono più quella persona lì, da adesso in avanti agirò in modo differente. E se fosse una situazione affettiva, secondo me è un po' la stessa linea di condotta, cioè è un po' come, ok, fino ad adesso le cose sono andate in un certo modo,
e a me non sta più bene, adesso si fa come dico io, c'è come un cambio dei vecchi schemi di comportamento per arrivare a portare questo equilibrio. Ragazzi, certe volte noi pensiamo che dare, 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 dare e non lamentarci mai o non chiedere mai niente sia il modo migliore per far funzionare una relazione. In realtà le regole sono sane, ci vogliono. Fino qua posso dare, da qui in avanti non posso più dare perché ho bisogno di dare a me, non ho più energia da dare all'esterno. E riconoscerlo è un atto di amor proprio. E come vi posso dire? Questo non fa, il fatto che mettiate come delle regole, delle barriere che qua non state mettendo, perché il 9 di bastoni è girato al contrario, non implica che l'altra persona smetta di volervi bene o smetta di collaborare con voi. Semplicemente ci sono dei momenti dove sì posso essere per gli altri e altri momenti dove no, non posso essere per gli altri. E questo secondo me sarà un po' il leitmotiv del mese, cioè un po' come ridimensionare i vostri comportamenti, le vostre azioni. Diciamo che la giustizia è alla fine del periodo, quindi potrebbe essere un po' proprio tutto, eh, come vi posso dire, l'organigramma della vostra vita. mm. Ovviamente questo non risuonerà per tutti, risuonerà per un gruppo, prendete quello che vi serve. Dunque, andiamo ai vari settori, ragazzi. Allora, partiamo dal lavoro. Per chi è senza lavoro, io sento che può iniziare qualche cosa di interessante. Ehm, Secondo me è un lavoro che può essere stabile. Per qualcuno non siete neanche molto esperti di questo nuovo lavoro, però non importa, cioè nel senso. Per altri fate attenzione che potrebbero dirvi sì sì il lavoro è X, Y e Z e poi invece quando arrivate a firmare il contratto vi dicono no guarda non sei in questa sede sei in un'altra sede per esempio no? E che quindi abbiano come omesso di dirvi qualche cosa. Non sento che sia negativo, cioè nel senso il lavoro in sé è un lavoro che promette sicurezza in un futuro. E tenete presente che avete comunque anche la giustizia, senza contare il 10 di pentacoli che sono carte di contratto a lungo termine. Per chi è occupato, allora, se state bene dove state, perfetto. Se volete cambiare, può essere cambiare reparto o cambiare filiale ma rimanere nella stessa azienda, oppure per qualcuno potrebbe proprio essere un cambio a livello aziendale. Sento che settembre è un buon mese per effettuare questo cambio. Allargate un po' il raggio di azione, ma soprattutto valutate bene le possibilità alternative che avete perché qua alla fine c'è un 7 di coppe. Il 7 di coppe parla delle illusioni, quindi non tutte le possibilità che voi state pensando magari in questo momento possono effettivamente essere concretizzabili. Quindi magari fate uno studio di mercato, cercate di capire. Un consiglio che vi danno le carte è di non integrarvi in grosse aziende, ma di cercare piuttosto aziende un po' più piccole con le quali poter collaborare. Cioè, ho come l'idea, non vedo carte di lavoratori autonomi, però ho come l'idea che dobbiate iniziare a valutare il rapporto freelance. Cioè, io ho una dote, di solito lo faccio come dipendente per un'azienda, però potrei anche valutare il fatto di essere dipendente di varie aziende, cioè di fornire i miei servizi o le mie prestazioni a contratto. E per chi invece è autonomo, sento che c'è bisogno come di una sferzata di energia, può essere un periodo un po' confuso, ma perché avete tanta carne al fuoco, secondo me avete delle idee da voler sviluppare. Se state collaborando con qualcuno, forse è il caso anche qui di rimettere un pochettino le regole del gioco. Se per esempio il vostro collaboratore prende sotto gamba le scadenze o non lo so, i documenti o quelle cose lì, è ora di rimettere in carreggiata il tutto, di dare una scelta all'altra persona, quindi o cambi o si cambia, cioè o cambi tu modo di lavorare o io cambio partner, perché
Ovviamente quando si collabora la faccia che si mette è quella di entrambe, se uno dei due si comporta male anche l'altro ne viene influenzato, insomma. Tutto sommato il lavoro non vi mancherà a settembre, anzi vi dico che secondo me c'è qualche progetto che potreste decidere di formalizzare, di ufficializzare anche per conto vostro, questo ve lo dico. Il tema del freelance, di cui ho parlato prima per i dipendenti, può anche essere un tema che va bene adesso per i disoccupati, però dall'altro lato, cioè nel senso che invece di cercare collaboratori con i quali fare contratti nel lungo periodo, o magari soci che mettono il 50% di denaro, quindi di apporto, e poi non compiono con quello che dicono di saper fare o di voler fare, piuttosto appoggiatevi a dei freelance che sono contratti a corpo, contratti brevi. Quindi magari mi fai un lavoro, abbiamo il contratto solo per quel lavoro e poi vediamo, no? Se mi trovo bene continuiamo, se non mi trovo bene, amici come prima. Mentre i soci, quando si costituisce una società, diventa un po' più complicato liquidarli. È come se il tema freelance vi desse più raggio d'azione. Per quello che riguarda i soldi, allora, secondo me non andrà male, ragazzi. Potrebbero esserci come, allora, nuove possibilità di investimento. Io sento che qualcuno vi potrebbe proporre qualche cosa e vi dico, parlatene fino a quando non siete ben convinti di questo, potenziale investimento. Perché ho come la sensazione che magari inizierete con qualcuno o seguirete qualcuno per fare questo investimento e poi vi renderete conto che sarete abili a gestire tutto da soli. Non sarà tutto subito rose e fiori, ci saranno come degli alti e bassi all'inizio, però devo dire che secondo me è un buon apripista. Per quello che riguarda, diciamo, il flusso economico, né grandi uscite né grandi entrate, insomma, ragazzi, diciamo tutto nella norma. Se per caso avete dei progetti, sento che non è ancora il momento di portarli alla luce, anche perché siete voi in un momento di trasformazione, di cambiamento. Quindi magari dopo il cambio anche i vostri progetti potrebbero cambiare, potrebbero essere modificati. Quindi c'è ancora un qualche cosa, qualche dato che vi manca, qualche informazione che non avete preso, qualche cosa che date per scontato, come se vi dicessero: Non è ancora il momento, focalizzati prima sul mettere a posto quello che già hai, prima di mettere altra carne al fuoco. Per quello che riguarda l'amore, allora, se siete single, diciamo, innanzitutto sento per qualcuno di voi che potrebbe esserci del feeling nell'ambito lavorativo, cioè del feeling romantico nell'ambiente lavorativo. Ehm, Ve la butto lì così, adesso andiamo ai vari settori. Se siete single, devo dire che sì, potrebbe esserci qualcuno che effettivamente viene a cercarvi. Ehm, Vi dirò che potrebbe essere una persona che risale al vostro passato o potrebbe essere una persona che non sentite da tanto tempo. Ehm, Però è anche vero che potrebbe essere una persona un po' diversa da voi, no? Che, come dire, in un primo momento è come se foste cresciuti in modo troppo diverso, per dire, no? Però ho come l'idea che potrebbe svilupparsi qualche cosa di interessante, ragazzi. Andateci con i piedi di piombo, quello che mi viene da dire, perché è come se presi dall'euforia del momento, vi foste già formati tutta la vita con questa persona. Ehm, Però se siete ancora in quella fase della vostra vita dove state pensando di creare una famiglia, credo che sia un argomento da affrontare abbastanza in fretta perché ho come la sensazione che l'altra persona non abbia la stessa intenzione. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione,
Allora, le cose vanno bene, devo dire. Nel mese di settembre c'è come un ritorno all'equilibrio, un ritorno al corteggiamento, alla parte emotiva, all'unione, al- alla casa anche proprio, come un momento dove vi dico quello che ho sentito, ci si spoglia dei problemi. Ok, quindi è come se fosse un momento dove i problemi passano in un secondo piano e c'è come questo approfondimento della vostra conoscenza, è come un diventare molto intimi e non intendo in senso orizzontale, ma con il cuore, con la mente. Quando ci si sente così in sintonia con l'altra persona da sentirsi in grado di dire tutto, ma soprattutto di essere capiti, compresi. E comunque vi dico che questo mese promette bene. È come se questo momento di striptease a livello di maschere, perché anche qui ragazzi abbiamo la torre, ricordatevi che la torre è la caduta dell'ego. Quindi si tratta di lasciare un po' andare le maschere e trovare questa intimità emotiva. Però sento che ci arriverete e questo migliorerà un sacco la relazione tra di voi. Per le persone che invece sono in una relazione indefinita, clandestina, strana, allora, secondo me, qui le carte vi dicono di mettere un attimino i piedi a terra. Secondo me qua c'è un tema del passato che ritorna oppure che non è stato risolto del tutto o magari è stato risolto ma a voi non vi ha convinto come ne avete parlato, non vi ha convinto la scusa che vi ha dato, non vi ha convinto la spiegazione, insomma c'è ancora un sassolino nella scarpa che non riuscite a togliervi. Ehm, Devo dire che riuscirete a bypassare questo sassolino facendo qualche cosa di diverso, rompendo gli schemi di comportamento. Quindi, se per esempio, non lo so, c'è stato un tema in passato legato al chi deve fare cosa nella casa, per esempio, se vivete insieme o a come si deve comportare lui o lei in presenza degli amici, cioè cose di questo genere, e la discussione come è rimasta così in sospeso, invece che riprendere la discussione, qui il consiglio, avete tre assi più il mago, è di proprio fare qualche cosa che in qualche modo possa ricalibrare quella discussione che è rimasta in sospeso. Non lo so. La discussione potrebbe essere che vi pongo un esempio sciocchissimo, però tipo che neogenitori, la mamma voglia uscire con le sue amiche e al papà tocchi guardare il bambino e questa cosa al papà non va giù per i suoi problemi e quindi c'è come questa discussione che è rimasta in sospeso del tipo mi piacerebbe uscire con le mie amiche, il bambino chi lo guarda? Tu lo guardi. E non c'è stata risposta, è come se fosse rimasta lì così. Che cosa vi dicono le carte? Semplicemente una sera iniziate a prepararvi e praticamente fatelo trovare davanti al fatto compiuto. Questo poi vuol dire che anche l'altra persona lo farà, cioè ci vuole un po' di spazio per entrambe, però più che cercare di portare avanti delle conversazioni che in qualche modo vedete non riuscite a portare avanti, cominciate ad agire direttamente. Questo è un po' quello che vi dicono le carte. Per quello che riguarda la famiglia, è un buon periodo, ragazzi, è proprio un buon periodo, lo sento un periodo di armonia, un periodo di casa di campagna, come vi spiego, dove ci si ritrova con la famiglia e soprattutto se abitate in zone agricole, adesso settembre è il tempo della raccolta, il tempo della vendemmia, quindi c'è come una sorta di convivialità.
nel mese di settembre. E se dobbiamo parlare del vostro stato psicoemotivo, quello che vi posso dire è che mano a mano romperete questi schemi di comportamento e vi trasformerete, e trasformerete anche un po' il vostro modo di pensare. Io ho come l'idea che inizierà proprio una nuova realtà, più in equilibrio, più in armonia. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Momento per momento e condivisione. Fate un passo alla volta. E con questa condivisione, allora qui fa vedere una regina di bastoni, che offre il cibo, no? Ed è proprio una condivisione dell'abbondanza, condivisione della sapienza. Mi parlano di guardaroba, qualcuno potrebbe condividere il guardaroba. Ok, andiamo a vedere ancora qualche oracolo. È come se passo dopo passo stiate andando verso una trasformazione, perché vi state ribellando a quello che non va. Io il non va lo dico perché vedo queste due carte girate al contrario, no? Il generoso della saggezza, e parla di adesso, quindi essere saggi. C'è una frase che ho sentito da un insegnante di Kabbalah che dice che l'universo non premia i buoni, l'universo premia i giusti, ok? E la saggezza, che è propria del quinto chakra, è quel chakra che ci fa capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Quando prima vi dicevo, vi ho fatto l'esempio che magari avete la tendenza a dare perché pensate che così la relazione vada bene, no, non è giusto, è un disequilibrio, è una relazione a senso unico, uno dà e l'altro prende e non va bene. Primo perché voi vi scaricate, secondo perché l'altro non vi ritorna l'energia, non vi nutre in un certo senso. E con questa carta, secondo me, è come giunto il momento di informarvi, siccome c'è un libro, su quello che è il giusto. E poi abbiamo l'architetto, 8 mesi. Che interessante, diciamo che settembre potrebbe essere l'inizio della trasformazione e passo dopo passo aprirvi anche, la condivisione è sì di quello che io ho a livello di averi, però è anche quello che ho dentro a livello di sapere, a livello di emozioni, ed è un po' come se nei prossimi 8 mesi poteste architettare una nuova realtà di vita. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Io sono l'amore. Io sono la vita. Io sono l'unità. Io sono la perfezione in ogni cosa. Più tu emani amore nel mondo che ti circonda, più riceverai amore. L'amore può cambiare interamente il tuo punto di vista sulla vita. L'amore può persino cambiare le sembianze di una persona e persino il più brutto diventa bello quando il cuore è colmo d'amore. È vero ragazzi, sapete quando qualcuno si innamora, cambia faccia, è come se avesse una luce diversa nel viso. Bene amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Come sempre per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, oppure lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì parlo delle credenze limitanti, di come trovarle, insomma sono divise per settori e in quella parte tratto anche temi diciamo coadiuvanti che sono la metafisica, la metamedicina, insomma è stato studiato tutto come se fosse una scuola per aiutarvi a pulire le vostre vibrazioni in modo da poter poi essere più effettivi quando si tratta di manifestare.
Bene, comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone oppure e quindi o dovete accedere da un altro telefonino o da un computer. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!